Bentornati a EU Factor, il nostro appuntamento settimanale con le politiche di coesione europea, un progetto nato su spinta del mondo cooperativo per cercare di colmare le lacune nella conoscenza delle istituzioni europee da parte degli italiani, lacune purtroppo molto grandi, come abbiamo raccontato nelle ultime puntate, dato che Euromonitor ci mette addirittura all'ultimo posto nell'Unione per conoscenza dei meccanismi europei. Da questo punto di vista c'è un piccolo, coraggioso manipolo che guida la riscossa e in un qualche modo riscatta questo mito negativo, ed è quello dei giovani adulti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Stiamo parlando di una generazione che l'Europa da molti anni cerca di attrarre e di convincere ad imparare le lingue, a varcare i confini del proprio paese e a vivere un'esperienza europea, e da questo punto di vista i risultati si vedono decisamente. L'approdo ideale di questo processo, prima di avviare la propria carriera lavorativa, è quello dell'Erasmus+, di cui abbiamo già parlato e che adesso non coinvolge più soltanto gli studenti universitari, ma anche progetti di formazione e di lavoro di fatto destinati a tutte le età. Prima dell'Erasmus+, però, c'è un'altra modalità per conoscere l'Europa attraverso le sue istituzioni, il cosiddetto MEP o Model European Parliament. Il Model European Parliament è nato nel 1996 e qualche mese fa, novembre 2022, a Roma ha svolto la sua 29esima sessione plenaria nazionale, in realtà ospitando anche classi da altri paesi dell'Unione Europea. È una simulazione fedele non soltanto nei meccanismi di quello che fa il Parlamento Europeo ogni giorno, ma anche nei temi del momento, e quindi doppiamente interessante, con il vantaggio che queste idee da parte dei ragazzi vengono poi prese, soprattutto quelle della classe vincitrice della sessione, e vengono portate all'attenzione del Parlamento Europeo. Alcune di queste negli ultimi 30 anni sono già state adottate come linee guida del Parlamento Europeo e le hanno pensate dei ragazzi delle superiori. Andiamo allora a farci raccontare tutto da chi ha partecipato al MEP e dopo aver partecipato al MEP ha deciso anche di organizzarlo. Sentiamo. MEP significa Modern European Parliament ed è sostanzialmente una simulazione nei quali gli studenti vestono i panni di veri e propri parlamentari europei, quindi discutono sui topic che sta attualmente discutendo in commissione i parlamentari europei e propongono sulla base dei problemi riscontrati delle proposte di risoluzione per appunto cercare di risolvere in modo fattivo i problemi dell'Unione, ecco. Sono partita come delegata, come studentessa al terzo anno di liceo. Negli anni sono rimasta all'interno della rete MEP Italia e attualmente rivesto appunto questo ruolo all'interno del direttivo nazionale che appunto organizza le sessioni in varie parti d'Italia. Vestire i panni di parlamentari europei serve per riuscire a capire quelle che sono le problematiche che attanagliano la nostra società. Riuscire a capire questo fa diventare i ragazzi dei cittadini attivi, consapevoli di quella che è la realtà sociale che appunto li riguarda, e mettersi a disposizione della società e riuscire ad informarsi rispetto a ciò. Chiara è parte del direttivo nazionale di MEP Italia, che è diviso al momento in 4 macro regioni che andiamo a vedere dal sito ufficiale mepitalia.eu. Le macro regioni sono Comitato Tosco-Emiliano, che include Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Carpi, Mirandola, Cento e Prato, il Comitato Campano, il Comitato Laziale e il Comitato Veneto, che ha sede a Bassano del Grappa. In realtà però non esistono limiti geografici a un procedimento che, come detto, ha già organizzato più di 3.000 studenti da tutta Italia nella partecipazione alle loro sessioni del Parlamento Europeo. Per partecipare è sufficiente che un docente o un dirigente scolastico contatti l'organizzazione di MEP Italia creando una convenzione. Ma persino gli studenti possono farsi avanti, magari con il consenso dei loro dirigenti scolastici e dei loro docenti, cercando di creare un rapporto con MEP Italia. È sufficiente scrivere all'indirizzo mail presidente@mepitalia.eu. Allora facciamo così: mentre voi scrivete al presidente di MEP Italia, noi vi presentiamo il segretario generale, che ci racconta come MEP Italia si sia esteso al di fuori dei limiti della scuola superiore, coinvolgendo anche le università. Adesso siamo sbarcati anche nelle università. Abbiamo di recente tenuto 3 eventi per universitari a Parma, Modena e Trento, che hanno avuto un discreto successo. Permette di avere un'infarinatura anche di diritto europeo, perché si tratta di tematiche anche difficili e
a volte spinose da trattare e permette di capire effettivamente che cosa fanno queste istituzioni di cui sentiamo parlare ogni giorno al telegiornale, che sembrano così distanti da noi, ma che in realtà possono avere un'influenza molto determinante per l'elite di tutti noi cittadini europei. Allora, alcuni temi recenti del MEP Italia per capire quanto si fa sul serio. Commissione per gli affari esteri, come sviluppare e rendere concreto lo Strategic Compass, la bussola strategica. Sempre Commissione degli affari esteri, cyber security, le 4 grandi sfide da affrontare per l'Unione Europea, lo sviluppo del commercio internazionale, la situazione che vivono le persone di etnia rom nell'Unione Europea. Temi di questo genere vengono proposti ai ragazzi delle scuole superiori, li devono affrontare gli uni contro gli altri, devono prenderne coscienza, documentarsi e poi andare a duellare politicamente in modo pacifico per trovare una risoluzione che finisca sui tavoli di Strasburgo. Dunque, perché partecipare al MEP? Perché intanto è una grande sfida con se stessi, una grande opportunità che ci facciamo raccontare da un'altra partecipante al progetto che poi ha deciso di passare nella sala dei bottoni. Si chiama Gaia e sostiene che il MEP le abbia cambiato la vita. Mi ha cambiato radicalmente, nel senso che sono diventata molto più sicura, molto più informata riguardo a quelle che sono le tematiche che coinvolgono la nostra generazione, che sono più vicine a noi di quanto ci sembri, e sicuramente tantissimi rapporti personali, perché ho condiviso molte esperienze con persone che avevano interessi comuni ai miei, e quindi una collaborazione, coesione, in qualche modo il dibattito costruttivo, lo sviluppo di uno spirito critico nei confronti di quelle che sono le tematiche più attuali, e l'abilità di parlare in pubblico, comunque l'informazione nei confronti delle tematiche più attuali, che insomma è importantissima. Quello che ci ha appena detto Gaia, chi vi parla lo sottoscrive, in parte perché chi vi parla ha partecipato al MEP, era il lontano 1998 e ha vissuto più o meno la stessa esperienza, e poi anche perché molto più di recente chi vi parla è stato con il progetto EU-Factor all'Europa Experience di Roma, il nuovo centro nato come sede distaccata del Parlamento europeo nella capitale, che consente di fare una simulazione di sessione dell'Europarlamento. Con noi c'era una classe di studenti americani che hanno scoperto che la democrazia europea o americana che sia non è mica facile da portare a termine. Vediamo. Well, there's still 175. Go 150. We'll take 200. Come on, that's in the middle. That's Dai, siamo a 175, noi vogliamo 200. Esatto, 200. 200 è a metà via, è un compromesso. Rinunciamo a creare un'agenzia se ci date i 200 milioni. È un buon affare, dai. Perché l'agenzia costa più cara, quindi noi tagliamo l'agenzia se voi ci date l'extra budget. There should be a cut in the price. Ok, noi crediamo che il prezzo dell'acqua vada tagliato e che l'accesso all'acqua debba essere libero per tutti. Grazie. La storia di coesione di Roma è quasi pronta, la vedrete online su eufactor.it tra pochi giorni. Intanto lì potete trovare l'ultimissima storia di coesione realizzata da Studio Sunset sull'Apple Center di Napoli, il primo Apple Center d'Italia finanziato con fondi europei. Nel frattempo EUFactor termina qui, alla prossima puntata.